Ciao amiche ed amici e bentornati nel mio canale. In quanti di voi mi hanno chiesto nel corso degli ultimi mesi: ma come faccio a pesare una quantità così piccola di lievito? Tu metti 0,2, 0,3 grammi. Io non ho una bilancia di precisione, ho soltanto una bilancia che pesa 1 grammo. Allora, adesso vi spiegherò come fare a pesare quantità così piccole utilizzando una semplicissima bilancia. Seguitemi fino alla fine per vedere come fare. Il concetto è molto semplice: utilizzeremo l'acqua per diluire una quantità più grande di lievito e prendere poi una frazione dell'acqua. Ma vi faccio vedere come fare, che è molto meglio che spiegarvelo. Prendete un contenitore e pesate 10 grammi di lievito. Nel mio caso utilizzo lievito secco, che equivalgono a circa 30 grammi di lievito fresco. Vado ad aggiungere dello zucchero, che mi servirà ad attivare il lievito, perché nel mio caso questo lievito va attivato. Chiaramente seguite sempre le istruzioni indicate dall'etichetta del lievito. Se vi dicono di non attivare il lievito, voi lasciate stare, utilizzate così com'è. Se va attivato, va fatta questa operazione. Unite adesso dell'acqua. Abbiamo 11 grammi, andremo ad aggiungere più o meno altri 11 grammi di acqua stavolta, per avere un peso uguale tra acqua, zucchero e lievito. Va attivato, va girato, e già sento il profumo del lievito, o puzza per alcuni. L'attivazione del lievito può prendere fino a un quarto d'ora, questo dipende dalla temperatura dell'acqua che utilizzate, dalla freschezza del lievito. Magari se un lievito vecchio impiegherà più tempo ad attivarsi. Tra acqua e lievito e zucchero abbiamo un totale di 25 grammi, ma chiaramente dipende sempre dalle quantità che andrete a mettere. L'importante è sapere qual è il peso finale di questo composto. Appena sarà attivo lo uniremo all'acqua per la pesatura finale. Sono passati circa 5 minuti ed il lievito è così, è cresciuto tantissimo. Il principio alla base di questo metodo è il frazionamento. È molto semplice, perché se noi sciogliamo 10 grammi di lievito in 90 grammi d'acqua e di quest'acqua ne prendiamo soltanto 10 grammi, troveremo sciolto 1 grammo di lievito. Se andiamo a prendere 1 grammo di acqua, troveremo sciolto 0,1 grammo di lievito. Ed è qui che noi riusciamo a pesare meno di 1 grammo. Adesso lo sto facendo in scala più grande, però si può anche fare la stessa cosa pesando semplicemente 9 grammi di acqua. Quando mettiamo 1 grammo di lievito, in 1 grammo d'acqua ci sarà 0,1 grammi di lievito. Avevamo pesato 25 grammi in tutto tra acqua, zucchero e lievito. Perfetto. Adesso andremo a pesare 75 grammi di acqua, da unire quindi a questo composto. 75 grammi di acqua più 25 grammi di composto fanno 100 grammi in totale. Prendiamo quest'acqua e la aggiungiamo a quella del lievito. Quindi adesso abbiamo i nostri bellissimi 100 grammi che contengono 10 grammi di lievito. Mettiamo che vogliate pesare 0,3 grammi di lievito. Andate a pesare 3 grammi. Ecco qua. Quindi sciolti in questo composto ci sono 0,3 grammi di lievito. Che fare invece se volete pesare 0,01 grammo di lievito? Facilissimo. Dovete sciogliere 1 grammo di lievito in 100 grammi di acqua e poi prendere 1 grammo soltanto di quest'acqua. Non avete bisogno di comprare una bilancia di precisione, o comunque se non la volete comprare potete farne ancora a meno. Un like se vi è piaciuto il video, altrimenti dislike. Commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video e mi raccomando, suggerite qualche altra idea, perché questo video l'ho fatto per voi e basato sulle vostre richieste. Iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campana e tutte le notifiche per ricevere le notifiche tutte le volte che caricherò un video. Seguitemi su Telegram, sì, sono su Telegram, mi trovate come Gigio Pizza, così come mi trovate come Gigio Pizza su Instagram, mentre invece su Facebook sono come Impasto in Fuga. Che dire allora? Ciao e alla prossima! We want to eat pizza. The room for pizza is always there. But your eyes are wide open for pizza.